C'è pronto! Il nome viene da Cingia de Botti, che è il paese dove abitiamo. Perciò Cingia, allegre, perché l'allegria penso che sia una cosa bella, no? E anche il nome è quasi il nome di un uccello. Percorsi che hanno tantissimi anni, che ci hanno conosciuto da giovani, da quello che poteva essere uno spazio libero dove poter fare attività di qualsiasi tipo. E piano piano questo ci ha portato poi alla scelta di una convivenza, un vivere assieme, che nasce da quello che è una conoscenza e una fiducia ci sono da tanti anni, scoprendo anche nuove cose, tra cui la terra, lo stare assieme, il pensare le cose in maniera un po' diversa, anche l'alimentazione. È un percorso che io penso che non sia mai finito. Adesso stiamo affrontando tutti insieme quello che può essere un periodo della nostra vita che è completamente diverso da quello che poteva essere 30-40 anni fa, a cui comincia la schiena, quella, la gamba, l'osso, la testa, la sopracciglia. Com'è la domanda? Ah, parli dentro il sacchetto? Sì, non così. Allora, dove... Comodo. La reciprocità. La crescita continua e il cambiamento continuo. Il sostegno. Non stare da soli. Auguri. La nostra attività principale è stare insieme,
È vero che il gruppo e la collettività e la comunità è tutto quello che abbiamo detto, è forza, è reciprocità, è amore, eccetera, ma è tanta fatica. Noi investiamo la maggior parte delle nostre energie perché il nostro laboratorio è nato proprio per sperimentare la convivenza. Stando qui, stando in uno spazio molto grande e anche per una questione di bilancio, ma non necessariamente, per mantenere relazioni verso l'esterno, ogni tanto costruiamo occasioni per poter far venire persone, gruppi, eccetera, e potersi confrontare, dialogare, divertirsi, perché è assolutamente indispensabile per poter essere Cingia allegra. Poi l'orto perché comunque mangiamo, perché è bello mangiare ciò che noi coltiviamo. Lo scambio con altre realtà, perché se io non coltivo il caffè e amici, c'è un collettivo che segue tutta la filiera del caffè, noi consumiamo caffè, allora scambiamo cracker, pane, dado in cambio di caffè. Cerchiamo di muoverci sempre, perché lo stare insieme qua dentro significa anche riuscire a stare insieme con una comunità molto più diffusa. E con gli altri centri di questa comunità cerchiamo di instaurare relazioni forti, relazioni dove il più possibile privilegiamo lo scambio. Gli eventi che facciamo qui all'interno di questa cascina sono eventi che ci aiutano a portare avanti il mantenimento di questo posto. La nostra specialità è fare tante pizze, anche creare momenti culturali, come può essere la presentazione di un libro, piuttosto che spettacoli teatrali che abbiamo fatto durante le nostre iniziative. È un evento che è abbastanza importante, che ci porta qui tante persone, è la famosa trippata. La trippata è l'artemisia. L'artemisia è lo scambio dei semi che facciamo una volta all'anno. La nostra attività principale è l'attività del forno, dove facciamo prodotti da forno, il pane, i prodotti della terra, i trasformati, quello che viene su dalla terra noi trasformiamo, come giardiniera, piuttosto che la cipolla in agrodolce, i peperoni in agrodolce, i peperoncini, salsa di pomodoro, insomma tutti i trasformati che la terra ci dà durante l'estate, e noi durante l'inverno, anche durante l'estate stessa, noi trasformiamo per poi metterlo dentro a un piccolo spaccio che abbiamo in cascina. Il nostro centro e anche le produzioni, noi non siamo un'azienda, siamo un collettivo, e anche le piccole produzioni che facciamo stiamo parlando proprio di numeri piccoli per avere un'idea, è poco più che una famiglia grande le quantità che facciamo noi. Tanti vantaggi. Sì, è vero, come si diceva prima, che è faticoso, e soprattutto è il fatto del mutuo aiuto, che avviene quando ci sono dei legami di qualsiasi tipo, che possono essere d'affetto, d'amore, di reciprocità e tutto questo. Quindi che ti sostengono, con le quali ti puoi confrontare, perché sennò hai solo il tuo punto di vista e non ne hai un altro, e che ci ha portato anche a definire questo posto come un porto di terra, non di mare perché non l'abbiamo, però è un porto di terra dove la gente arriva. Poi ci saranno i porti di mare, di montagna, probabilmente.
il vivere insieme ti permette di vivere con meno risorse sia economiche che di risorse, di cercare di usare meno risorse possibili rispetto alle energie, rispetto alle risorse naturali. Cioè noi con i soldi singoli faremo una vita molto difficile, no? Anche addirittura secondo me alcuni in grande difficoltà, mentre invece noi insieme, mettendo insieme le nostre risorse, riusciamo a fare una vita di grande ricchezza, addirittura di grande privilegio. E ti dà anche la possibilità di fare azioni coraggiose, e che magari da solo non faresti mai. Abbandonare il lavoro, ad esempio. Se ognuno di noi dovesse avere un suo micro nucleo familiare, molto probabilmente non riuscirebbe mai o farebbe molta fatica a fare dei cambiamenti profondi nella propria vita. Penso che vivere in comunità anche ti sviluppa una sensibilità per la cura delle persone che hai vicino, e anche questo si amplifica anche su grande, quindi cura sul discorso dell'ambiente. Quindi volevo aggiungere questo piccolo, crea uno sviluppo, che hai questa osservazione che dicevi, che tu sei più sensibile a anche questo discorso, che è molto importante e non è abbastanza approfondito. Stiamo cercando noi di farlo quotidianamente qui, perlomeno, e esortando magari anche gli altri con un continuo confronto a fare i loro piccoli gesti anche quotidiani, che possono, è quello che si può fare, è questo, e noi cerchiamo di farlo. Se io l'attività dell'orto non è l'attività che mi dà da mangiare, o meglio, mi dà da mangiare, ma non è l'attività l'unica attività sulla quale io vivo, mi permette di dedicare tempo all'osservazione e alla cura. Indipendentemente dalle nostre scelte, noi possiamo comunque cercare di scegliere un uso responsabile dell'energia, un uso e un riciclo il più possibile dei rifiuti, ma la cosa che mi sembra alla fine più interessante è avere il tempo di osservare il cambiamento che succede sulle piante, su ciò che tu coltivi. E se quella non è l'attività che mi fa vivere, mi posso permettere di darmi tempi lunghi di osservazione, perché se invece io ci dovessi campare, molto probabilmente sarei costretta a fare scelte purtroppo che non vanno sicuramente incontro a una forma di resistenza al cambiamento climatico, ma molto probabilmente mi porterebbe a fare delle scelte, ahimè, non in linea con questo pensiero, perché comunque io ho bisogno del raccolto e non mi posso permettere di quest'anno averne poco, l'anno prossimo averne ancora meno, che questo cambiamento climatico provoca, non c'è niente da fare. Quest'anno noi quest'estate l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, però il vivere insieme ci permette di dire ok, va bene, è successo, rimediamo in qualche modo, i famosi cambiamenti che ti puoi permettere se sei in collettivo, e proviamo a fare degli esperimenti per capire qual è il percorso migliore per arrivare, anche per quanto riguarda la coltivazione, ad avere un risultato anche quello più rispettoso dell'ambiente. Questo secondo me è ciò che la comunità ti può permettere nel momento in cui fai queste scelte e non ti costringe a farne altre sicuramente meno interessanti. Certa domanda. Quante sono? Per me, vivendo insieme ormai noi ci conosciamo da 30-35 anni, tanti anni, quello che è difficile
e riuscire ad avere empatia, mettersi nei panni della persona che magari in quel momento non è serena, come a volte è difficile non riuscire a capire o ad ascoltare quello che l'altro dice, perché se tu non capisci quello che io ti dico, Vito, tu non capisci quello che io ti dico, tu vuoi interpretare male, e a volte quando si è in tanti questa è una parte un po' più difficile da riuscire a... Però se tu riesci a parlare e a dire quello che veramente pensi, gli altri possono anche riuscire a capirti meglio. Ecco, quello forse è un passaggio molto difficile, perché ognuno di noi ha un proprio carattere, un modo di vedere le cose che deve riuscire a far capire anche agli altri quel modo di vedere le cose. Non è facile. Allo stesso tempo non perdere la tua individualità, perché è ricchezza per il gruppo. Forse la cosa più difficile è quella, perché prevede un percorso interno, se stessi, cercare di smussarti, individuare quelle che possono essere solamente delle tue fissazioni, riuscire a fare un grosso lavoro su di te e pensare che tutti quelli con cui hai a che fare, con cui entri in relazione, soprattutto con quelli con cui tu vivi, non sono lì certo per giudicare te, ma sono lì per aiutare te e tu per aiutare loro. Quindi forse questa è la cosa molto più difficile, perché è una società questa che ha fatto molto per frammentare e cercare di alimentare sempre di più l'individualismo. Il passo che determina la velocità del gruppo è quello del più lento. Questo si impara a rallentare, si impara ad aspettare l'ultimo, perché le cose si realizzano con un risultato anche di efficacia se alla fine tutti arriviamo. È una grandissima pratica di comunicazione. Sento di ricevere un sacco di attenzioni, di tante comodità. Tutte le volte che si progetta qualche cosa e lo si fa in modo consensuale, rispettando quindi il pensiero di tutti, il progetto acquisisce forme, colori, tempi e comunque caratteristiche che giustamente non sono esattamente quelle che tu pensavi all'inizio. E qui secondo me si può cadere nella frustrazione, cioè sto collaborando, mi sto impegnando, sto mettendo energie in un progetto che non è esattamente quello che volevo io, come lo vedevo io, ma nello stesso, e quindi non è mi accontento, ma il passaggio interessante è, siccome quello è il risultato di tutti, della comunanza, quello è ancora più bello, anche se non è esattamente quello che intendevo io. E riuscire a valorizzare che il qui e ora, in questo momento, è la cosa più bella che si può fare e che siamo in grado di fare, e dobbiamo avere la capacità di apprezzare questa cosa, perché non è facile mettere insieme tante persone. Ma viviamo in un mondo difficile. Quello che ti posso dire a livello economico viene da tantissime cose, da tante cose diverse, che però queste cose sono tante cose diverse, ma che sono sostanzialmente le più belle, perché poi vanno a toccare tutto un mondo di persone, di amici e di conoscenze con cui teniamo tutta una serie di relazioni molto forti, e queste sono le cose che insieme all'insalata coltiviamo in un altro ambito. Non ho mai orientato la mia vita sulla misura economica, però ho avuto
avuto bisogno sempre di avere un livello di consapevolezza di che cosa stava succedendo. Qui incontro un altro modo, per me tutto da introiettare, molto interessante, che apre sul piano sulla fiducia assoluta della vita che qualcosa di positivo arriverà mettendo al mondo cose positive. Sento che se tu metti al mondo amore ti torna amore, e perciò questa strada. Se mi dovesse fare questa domanda un commercialista o comunque una persona che vive di conti, molto probabilmente l'unica risposta che noi potremmo dare è magia. Cioè non è per noi possibile riuscire a spiegare come abbiamo fatto e come stiamo facendo. Abbiamo attraversato nell'arco dei nostri non 20 anni, 35 anni, momenti di emergenza economica, però anche in questo caso il gruppo ha avuto la capacità di riuscire a mettere in atto delle azioni tali per cui l'emergenza è sempre stata assorbita senza sofferenze particolari. Sono arrivati dei doni, io ho lasciato il mio lavoro, quindi ho lasciato un'entrata sicura. Un gruppo di persone, un gruppo di amici e di amiche intorno a noi ci hanno sostenuto economicamente per far sì che questa cosa potesse succedere. Una vecchia amica, compagna che è venuta meno, che è morta, ha lasciato in eredità tutto il suo patrimonio a un gruppo di persone con il compito di distribuirle fra tutte le realtà collettive che quel gruppo di persone alla fine andava a sondare. Noi siamo stati uno di quei gruppi e abbiamo ricevuto un aiuto economico importante. Questo è il risultato di questo lavoro meticoloso ma bellissimo di tessitura delle relazioni e di mantenimento di queste relazioni, che in qualche modo ti vedono protagonista, a volte in attivo, a volte in passivo, di un movimento tale per cui ti puoi permettere di dire: io non so perché riusciamo a vivere, ma riusciamo a vivere.